La storia degli Stati Uniti nel XX secolo è segnata da momenti di profonda tensione politica e sociale. Non è esattamente una favola della buonanotte, non è una storia tutta rose e fiori. L'American Dream, il sogno americano, in realtà qua e là è punteggiato di macchie di sangue, spesso innocente. C'è stata l'incidenza di tanti fenomeni. Pensiamo al razzismo che a partire dal 1916 con la rinascita del clan fino ad arrivare alle lotte per i diritti civili sino ai giorni nostri, ha macchiato in maniera indelebile la storia americana. Pensiamo alle crisi economiche, quella del 1929, ma anche quella del 2007, crisi che hanno colpito in maniera forte. Pensiamo all'11 settembre del 2001, l'attacco sul suolo patrio degli Stati Uniti, e poi al Red Scare, la paura rossa, il terrore rosso, un qualcosa che in più occasioni si è affacciato nella storia degli Stati Uniti d'America in epoca contemporanea, ogni volta portando qualcosa con sé, il terrore, la paura, il timore dello sconosciuto, dell'avversario, del nemico, una isteria verso il diverso, verso l'avversario, che a intervalli più o meno regolari si è ripresentata nella società americana, diventando anche uno strumento politico, continuando ad alimentare quella paura del nemico interno, diventando una vera e propria ossessione per la sicurezza nazionale e per i segreti della nazione stessa. Parlando di segreti, prima di entrare nel nocciolo della nostra questione di oggi, vi ricordo ancora una volta la necessità di mantenere i vostri dati al sicuro. Viviamo nell'era di internet dove l'accesso alle informazioni è rapido, veloce, ovunque ci troviamo grazie a tanti strumenti che navigano in rete. Ma la navigazione, per quanto piacevole, per quanto foriera di tanti contenuti, a volte può essere rischiosa. Allora noi di Dentro la Storia abbiamo trovato un partner eccezionale come NordVPN che ci mette a riparo da ogni rischio, perché con la sua elevata Threat Protection Pro ci consente di navigare in completa tranquillità dovunque ci troviamo, da qualunque dispositivo, e anche di accedere a dei contenuti che a volte possono essere bloccati per motivi di geolocalizzazione. Anche voi potete usufruire del medesimo servizio, vi basta accedere ai piani biennali di NordVPN grazie al link che trovate in descrizione al video. Grazie a questo link accederete appunto ai piani biennali con, solo perché siete amici di Dentro la Storia, 4 mesi extra gratuiti e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Red Scare, terrore rosso, paura rossa, un termine che ancora oggi in America ricorda dei momenti abbastanza bui, ma non un momento solo, più momenti. Se ne contano almeno due. Il primo, subito dopo la Grande Guerra. Siamo fra il 1919 e il 1920, è il periodo di instabilità economica e sociale. Questo perché al termine della Grande Guerra la riconversione industriale, il ritorno dei reduci dal fronte e le legittime aspirazioni delle donne che hanno sostituito gli uomini nei posti di lavoro genera un mutamento sociale. Oltre a questo c'è l'eco potente che arriva dalla Russia ex zarista, dalla rivoluzione d'ottobre, che alimenta il timore che il comunismo possa diffondersi come un'influenza, o peggio come una peste, una piaga, anche negli Stati Uniti, minacciando i valori del capitalismo e della democrazia liberale, che erano stati posti alle basi della stessa nascita degli Stati Uniti. A irrobustire questa percezione c'erano gli scioperi di massa, le proteste operaie, gli attentati anarchici, c'erano gli avvenimenti che si stavano registrando in quel momento in Europa. Pensate alla Lega Spartachista, pensate alle effimere repubbliche di stampo sovietico che nascono tra le macerie del Reich tedesco e le macerie dell'impero austro-ungarico. Pensate al Biennio Rosso italiano. Anche oltreoceano, in quel periodo, si osservava quanto avveniva e proprio per questo se ne aveva timore. Timore al punto che il Dipartimento di Giustizia, all'epoca guidato dal procuratore generale Mitchell Palmer, lanciò una vasta campagna di repressione. Gli agenti si chiamavano Palmer Raiders e le azioni Palmer Raids, le azioni di intervento che portavano all'arresto di migliaia di sospetti sovversivi. Molti di questi, ed ecco qui una punta di razzismo, erano immigrati dall'Europa orientale. L'ungherese, il polacco, il russo che arrivava in quel periodo negli Stati Uniti veniva automaticamente visto come un potenziale agente sovversivo o peggio ancora una spia. Non c'erano prove concrete di tutto questo, ma bastava il sospetto per avviare le carcerazioni coatte. Un clima di insicurezza generale che aveva segnato l'inizio di una politica di esclusione e di chiusura, un qualcosa che avrebbe condizionato le leggi sull'immigrazione americana per decenni, da terra dell'accoglienza,
terra delle braccia aperte, terra della nuova opportunità. L'America, gli Stati Uniti d'America sarebbero diventati la terra del sospetto, del pregiudizio, dell'accusa senza fondamento. Quella prima ondata, il Red Scare, si sarebbe comunque esaurita abbastanza presto, non senza episodi molto molto brutti. Pensiamo anche a un episodio che vi abbiamo già raccontato, il massacro di Tulsa. Quel massacro condotto praticamente alla fine del Red Scare era figlio del Red Scare, perché la supremazia bianca, il clan, la volontà di affermare un'America molto forte, molto bianca, molto protestante nei confronti di tutto ciò che non rispecchiava quel modello, altro che non era che una reazione potente e ovviamente contraria alla paura rossa, al terrore che qualunque altro modello alternativo a quello WASP potesse prendere sopravvento negli Stati Uniti d'America. Ma come ben sappiamo, non c'è stato un solo Red Scare. Se quello post Prima Guerra Mondiale era stato qualcosa di tutto sommato episodico, circoscritto, estremamente pesante, brutto da vedersi e da sopportare oltretutto, ma superato da altre questioni, dalla crisi economica che poi avrebbe portato al crollo della borsa del 29, al periodo del proibizionismo, alla lotta alle mafie organizzate. La seconda ondata, di durata decennale, dal 1947 al 1957, sarebbe stata molto, molto più pesante, oltre che più celebre. Perché? Semplicemente perché si entra nell'ottica della guerra fredda, quella guerra fredda che viene certificata dal famoso discorso di Winston Churchill sulla cortina di ferro che si stende sull'Europa, quella guerra fredda che in realtà tanto fredda non sarà, perché basterà guardare cosa avviene alla Corea tra il 1950 e il 1953, quella guerra fredda che porterà il mondo sull'orlo dell'autodistruzione, quella guerra fredda che soprattutto rinfocola quella paura, quel sospetto reciproco che è alla base della negazione del principio stesso di umanità. Quando l'Unione Sovietica ancora non è una potenza nucleare, ma sta lavorando per diventarlo, già negli Stati Uniti c'è il terrore rosso. È il 1947 quando il presidente Harry Spencer Truman istituisce il Federal Employee Loyalty Program, un programma che prevede i controlli di lealtà politica per i dipendenti pubblici. È un qualcosa che teoricamente andrebbe contro il primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, ma in quel momento nessuno alza le voci, nessuno alza il dito per dire forse è il caso di non farlo, forse stiamo andando contro i principi dei padri fondatori. Nello stesso periodo, quindi siamo sempre sotto la presidenza Truman, il Comitato per le attività anti-americane, un comitato avviato dal Congresso degli Stati Uniti, avvia indagini su presunti simpatizzanti comunisti a Hollywood, quindi nel mondo dello spettacolo, e nell'ambiente dell'istruzione superiore e universitaria. Registi, attori, sceneggiatori, insegnanti, presidi, sono tutti soggetti che vengono convocati, interrogati, a volte in maniera anche umiliante, inseriti in apposite liste nere che fanno loro perdere il posto di lavoro o ne macchiano in maniera indelebile la reputazione. Basta poco. Basta anche solo una lettera di convocazione davanti al Comitato per le attività anti-americane per essere bollati in maniera a prioristica come comunisti. Questa follia, questo nuovo Red Scare, che è una paranoia, ha una figura simbolo, la figura del senatore Joseph P. McCarthy, che a partire dal 1950 alimenta una campagna di accuse contro presunti infiltrati comunisti nel governo, nell'esercito, nei media, nelle università. Ma le prove? Le prove non esistono, le prove non ci sono. È tutto frutto della paranoia di McCarthy, che oltre a essere politicamente impegnato nel privato, è un alcolizzato e i fumi dell'alcol ottenebrano la sua capacità di analisi e peggio ancora, scatenano le sue peggiori paranoie. McCarthy stesso costruisce la sua carriera politica sull'uso del sospetto come arma. Non servono le certezze, basta avere il presentimento che il proprio vicino di casa, l'insegnante del proprio figlio, il datore di lavoro, l'impiegato pubblico possa essere segretamente un agente comunista. La politica di McCarthy, che diventerà nota come maccartismo, contribuisce a diffondere un clima di paura e di conformismo. La lealtà esasperata nei confronti degli Stati Uniti d'America porta alla negazione delle libertà elementari. La parabola di McCarthy, lo sappiamo, termina nel 1954, quando finalmente il Senato degli Stati Uniti apre gli occhi, si rende conto di aver dato retta a una persona vittima di problemi di altro genere e ne censura l'operato in maniera ufficiale, ma è troppo tardi.
quasi 5 anni di maccartismo costano alla società americana un prezzo altissimo. L'America ne esce profondamente segnata dall'esperienza, segnata dal sospetto e dalla delazione come metodo valido in qualsiasi caso. Denunciate sempre, provate dopo. Questo è il motto di McCarthy. Questo è il modo per distruggere dentro l'America. Ma il Red Scare non è solo un fenomeno politico, è anche a livello culturale, a livello psicologico. Il sospetto della quinta colonna, del nemico interno, sempre pronto a colpire nell'ombra, contribuisce a limitare la libertà di espressione, a scoraggiare la critica sociale, a promuovere un'immagine uniforme di quella che viene definita come americanità. Ma che cos'è l'americanità? Mi chiederete voi, e me lo chiedo anch'io. Faccio fatica a trovare una definizione. Va detto comunque che di fronte a questa ondata di odio indiscriminato, di odio immotivato, di odio gratuito, le reazioni arrivano. Di fronte a questa repressione, intellettuali e artisti si ribellano. È in questo periodo che George Orwell scrive il celeberrimo 1984, che è una denuncia attraverso un'allegoria dei rischi di una deriva del genere. Identificare il nemico come elemento d'odio assoluto da indirizzare semplicemente per irrobustire il potere centrale. Ci saranno anche alcune pellicole come High Noon del 1952 che saranno anche queste delle allegorie contrarie al maccartismo. In tempi più recenti, da molti anni dopo, abbiamo visto altri film, pensate a The Majestic o pensate a Good Night and Good Luck, che hanno affrontato il tema del maccartismo e ne hanno dimostrato la follia, l'idiozia, la mancanza di substrato, perché col tempo la società americana almeno ha avuto un pregio, quello di rivedere criticamente quella stagione, la stagione del Red Scare. La società americana ha fatto autocritica. Certo, alcuni ancora oggi sono convinti dell'esistenza del Red Scare come un qualcosa di necessario al punto da giustificare tutto quello che è avvenuto. Perché certo, alcuni pericoli erano reali. Pensiamo al processo ai coniugi Rosenberg, di cui uno solo in realtà era colpevole, il marito Julius. La moglie Ethel si è scoperto poi essere innocente. O pensiamo anche al caso della spia Abel, qualcosa che arriva fino agli anni 60. Sì, lo spionaggio esisteva negli Stati Uniti a favore dell'Unione Sovietica, così come dall'altra parte il blocco occidentale aveva le proprie spie dall'altra parte del muro, dall'altra parte del reticolato, dall'altra parte, in quello che veniva identificato come l'impero del male. Ma gli eccessi, le ingiustizie commesse in nome della sicurezza nazionale, quelli sono difficili da cancellare, difficili anche da motivare. La logica del sospetto, della caccia alle streghe, un'altra cosa che ci rimanda al passato dell'America, al passato coloniale, a Salem, al periodo dei processi sommari. Quella logica non è mai scomparsa del tutto. La paura di un nemico invisibile, che all'epoca era il comunista, il sovietico, il simpatizzante per l'Unione Sovietica. Addirittura Robert Oppenheimer, l'abbiamo già raccontato in uno dei nostri video, fu accusato di essere un simpatizzante comunista. Tutto ciò non è mai del tutto scomparso, anzi ogni tanto riaffiora anche nelle nostre crisi contemporanee. Pensate a oggi alla necessità di trovare un nemico chiaro e distinguibile anche all'interno dell'America di Donald Trump. Tutto ciò altro non è che frutto di quel passato, un passato buio, un passato difficile da elaborare e da rielaborare. Ogni tanto ritorna secondo una nuova forma. Non si può più parlare esattamente di Red Scare, ma è comunque un terrore, una paura immotivata che emerge ogni volta quando si cerca un capro espiatorio, quando si cerca un qualcosa da trovare come obiettivo per distogliere l'attenzione, per non far pensare, per non far reagire la popolazione. Il Red Scare alla fine ha rappresentato uno degli episodi più emblematici della fragilità democratica di fronte alla paura. La più grande democrazia del globo, gli Stati Uniti d'America, si sono scoperti malati e difficili da curare, da sanare in maniera autonoma al loro interno, non a causa di agenti esterni, o meglio non completamente a causa di agenti esterni. La malattia era nata endemica nelle parti cosiddette sane della nazione, all'interno addirittura del Senato, uno dei rami del Parlamento degli Stati Uniti d'America, che dovrebbe difendere i principi cardine della nazione stessa. La vicenda del Red Scare mostra ancora oggi come in tempi di incertezza la sicurezza possa trasformarsi in pretesto per limitare la libertà, ma ancora di più il consenso possa essere manipolato attraverso l'emozione collettiva. Ieri gli scandali per le uccisioni sommarie, per gli scioperi, per gli attentati anarchici, per le accuse di spionaggio nucleare. Oggi, per l'omicidio
di un predicatore, di un attivista politico. Comprendere queste ondate di isteria all'epoca anticomunista significa oggi interrogarsi su quel confine molto sottile che separa la difesa della nazione dalla persecuzione delle idee. E allora, concludendo questo video, io stesso mi domando e vi domando: fino a che punto è lecito limitare il pensiero e l'applicazione pratica del pensiero, quindi la libertà di espressione, in nome della difesa dello Stato? Dove si ferma la difesa dello Stato e inizia l'ossessione? In quale punto possiamo parlare di attentato alla personalità giuridica dello Stato attraverso una semplice idea nemmeno applicata? Sono domande che più di qualche politologo si è posto e le risposte sono state molteplici. Se volete, anche voi potete scriverle nei commenti a questo video, oppure scrivere al mio indirizzo mail f.bettuzzi@dentrolastoria.net. Magari saranno il contenuto per un'altra chiacchierata, chi lo sa. Io spero soprattutto che questo video sul Red Scare abbia contribuito a fare un po' più di luce su un angolo buio della storia americana e a farvi pensare, perché la storia serve a questo, a riflettere, a imparare a non commettere, magari con altri metodi, con altri personaggi o in altri posti, gli errori compiuti dal passato.